Ciao a tutti, eccoci a un nuovo video e dove vi farò vedere questa applicazione elettronica alla micologia e praticamente l'utilizzo di un microcontrollore, questo che ho in mano, in questo caso è un Arduino Nano, per rilevare la concentrazione di anidride carbonica tramite questo sensore che sto adesso tenendo in mano che il codice è un MHZ19 e praticamente questo sensore funziona con i raggi infrarossi e al suo interno ha due camere, una contenente azoto e l'altra dove invece può fluire l'aria attraverso questi due filtri bianchi che si vedono, l'aria ambientale. E praticamente come funziona? Il principio fisico è quello dell'assorbimento che ha l'anidride carbonica nei confronti di alcune righe spettrali della radiazione infrarossa. Quindi qui dentro c'è una luce infrarossa che illumina la camera dove c'è l'azoto, che quindi è a zero, cioè è concentrazione di anidride carbonica zero perché è chiusa, e al contempo illumina anche la camera dove invece fluisce l'aria ambientale. L'azoto non assorbe nella regione spettrale dell'anidride carbonica, per cui praticamente comparando il segnale prodotto dalla camera dove c'è l'azoto, che quindi come riferimento è zero, con il segnale invece prodotto, quindi l'assorbimento della luce infrarossa, dell'aria ambientale che passa dentro la camera di rilevamento, questo sensore riesce faccio vedere un po' più, riesce praticamente a stimare la concentrazione di anidride carbonica. E di questo sensore esistono alcune versioni, più o meno con delle portate più o meno alte. Questo che sto utilizzando io arriva come massimo, come limite di rilevamento, arriva a 2000 parti per milione di anidride carbonica. Però ci sono altri modelli che arrivano anche a 5000 o più parti per milione di anidride carbonica, ppm. Quindi in pratica questo basta, diciamo, metterlo nell'area di cui si vuole misurare la concentrazione di anidride carbonica e il segnale prodotto verrà elaborato dal programma che è presente sul microcontrollore e qui poi sul display mi apparirà la scritta delle parti per milione di anidride carbonica e io ho inserito nel programma, nello sketch, ho inserito anche la conversione in milligrammi per metro cubo di aria. Ecco, qui c'è il pulsante per l'accensione, adesso non è tutto ancora fisso dentro la scatola, che penso di usare questa. E vabbè, qui ci sono due batterie al litio che utilizzerò adesso per l'alimentazione, ma solo per far vedere. E qui ho appunto quello che voglio farvi vedere appunto è questo è un barattolo di micelio di Pleurotus syringae e vi voglio far vedere, siccome l'ho tenuto chiuso dentro questa busta che ha con il sistema Ziploc, quindi è sigillata, qui dentro, nell'aria che c'è qui dentro, ci sarà una concentrazione di anidride carbonica sicuramente più alta rispetto a quella che c'è qui nell'aria libera, qui ambientale.
Questo perché appunto è per il metabolismo del micelio che ricordiamo sempre respira, quindi respira ossigeno e produce anidride carbonica. E è molto importante da monitorare durante la fase di fruttificazione, la concentrazione di anidride carbonica, perché è uno dei fattori che più influenza il corretto sviluppo degli sporofori. E quindi, insomma, che il fungo viene cioè che il gambo non sia troppo lungo e altre questioni morfologiche. Adesso metto in pausa, così collego la batteria. E una cosa importante, questo sensore necessita di un preriscaldamento di 3 minuti. Quindi, niente, solo per saperlo. La concentrazione normale, diciamo media, dell'anidride carbonica nell'aria atmosferica è tra i 300 e i 400 ppm, parti per milione, normalmente. Quindi questo, il valore che mi dovrà dare sarà appunto intorno ai 400. Quando l'aria inizia ad essere consumata, ad esempio in una stanza dove c'è una o più persone, si iniziano a avvertire un po', insomma, si sente che l'aria è consumata, significa che si è già superati le 1000 parti per milione di, 1000 parti per milione di anidride carbonica. Se la concentrazione sale ancora di più, poi dopo diventa anche pericolosa perché si rischia un vero e proprio soffocamento. Comunque questo non è il caso. Però appunto, vabbè, vediamo come funziona. Metto in pausa il video e collego la batteria. Batteria collegata, adesso accendo. Ecco, display. Ed ecco, misura CO2 in parti per milione, sensore MHZ19. Fondo scala 2000 parti per milione di CO2 di anidride carbonica. Adesso dice appunto preriscaldamento, attendi 3 minuti. Quindi adesso bisogna aspettare questi 3 minuti che il sensore raggiunga la stabilità termica. E durante questa fase, adesso non so se si riesce a vedere, ma non ha molta importanza. Vabbè, comunque si vede ogni tot tempo si accende la luce che produce i raggi infrarossi, ma vabbè, non ha importanza. Da un punto di vista elettronico, l'uscita, questo tipo di sensore ha due uscite, una che funziona tramite la trasmissione TTL non so se vedete, e l'altra invece che funziona tramite la produzione di un duty cycle che può essere appunto interpretato, cambia in base appunto alla concentrazione di CO2 e quindi può essere con una formula matematica l'algoritmo può convertire quel valore in concentrazione di anidride carbonica. Intanto continua, mi dice appunto che devo aspettare 3 minuti e noi aspettiamo. Ok, e che c'è da dire di importante c'è da dire di non prendere fregature perché purtroppo questo sensore ne hanno prodotti anche di fasulli e quindi questo è un po' un problema. Insomma,
comprateli da chi ha un buon feedback, insomma, non da un negozietto. Questo diciamo che costa sulla ventina di euro come valore, approssimativamente. Quindi se trovate che ve lo vendono tipo a 5 euro, iniziate un po' a storcere il naso perché non costa così poco. Ok, qui c'è sempre il micelio. Adesso metto di nuovo in pausa, intanto qui che aspettiamo i 3 minuti. Oh, ecco, sono passati i 3 minuti. Lo metto un attimo, lo metto in una posizione un po' più consona per filmarlo. Ed eccolo, l'ho aggiustato in modo da poterlo filmare meglio lo schermo. Quindi il sensore adesso sta misurando 355 parti per milione. Qui sotto si legge la conversione in milligrammi per metro cubo e quindi appunto il valore è il normale valore ambientale. Appunto tra i 300 e qualcosa e i 400 ppm. Se io inizio a respirare qui sul sensore, adesso vedrete cosa succede. Adesso avvicino, ok, avvicino la bocca e mentre parlo mando un po' di esalazioni verso il sensore. Ecco, vedete già è entrata l'anidride carbonica e il valore sale, a voglia se sale. Ovviamente la risposta non è istantanea perché, ecco, già a 1000 ppm. La risposta non è istantanea perché il gas deve filtrare attraverso le porte di ingresso. Quindi non è proprio, non è in tempo, non è, diciamo, però è abbastanza rapida. Adesso che, vedete, non sono più vicino, non ci ho più alitato sopra e il valore sta scendendo perché l'anidride carbonica sta diffondendo nuovamente fuori dal sensore. 816, 700, 600... Allora, sia il programma che le librerie per far funzionare questo sensore si trovano facilmente su internet. Poi, se vi interessano, vi metto i link, perché insomma sono veramente semplici da trovare. Ecco, adesso più o meno ha raggiunto nuovamente il valore ambientale e adesso farò la prova. Metterò il sensore dentro la busta con il micelio di Pleurotus syringi. Per fare questa operazione metto di nuovo in pausa il video perché purtroppo sto filmando con lo smartphone e non ho più di 2 mani, quindi mi risulterebbe un po' difficile fare questa operazione senza interrompere il video. Ok, metto un attimo in pausa. Ed ecco che ho messo il sensore dentro la busta e già come vedete sta schizzando su il valore di anidride carbonica e raggiungerà probabilmente il fondo scala. Eh sì, a posto. 2000 ppm. Come vedete, eccolo, l'ho semplicemente inserito nella busta. C'è il micelio.
E quindi se vi piace un po', diciamo, smanettare con l'elettronica, vi intendete un po' di programmazione e vi piacciono i funghi, e potete provare a monitorare, a fare il monitoraggio ambientale dell'anidride carbonica, soprattutto questo durante la fase di fruttificazione, perché durante l'incubazione, alla fine, per specie, ad esempio come il prodotto Syringe, non è proprio, cioè, insomma, basta poca aria, non ne serve tantissimo. Però durante la fruttificazione è proprio necessario che ci sia un ricambio di gas costante, eh, perché appunto gli sporofori risulterebbero altrimenti alterati sia nella forma che in altre caratteristiche. Ad esempio, come ho detto prima, potrebbero avere i gambi allungati, questo perché gli sporofori appunto cercano di raggiungere una zona con più aria, e potrebbero presentare altre deformità, perché l'anidride carbonica, la concentrazione di anidride carbonica è uno dei fattori che regola il differenziamento e la crescita delle cellule negli sporofori, quindi nei carpofori, insomma nel corpo fruttifero. E, e quindi è proprio è un parametro che bisogna monitorare. Sarebbe meglio monitorarlo, però si può anche ricorrere a metodi, insomma, non così scientifici, insomma, però, insomma, comunque è importante un buon ricambio di aria, perché spesso è uno dei problemi più comuni che affligge la coltivazione dei funghi a livello amatoriale. E adesso vi faccio vedere, tiro fuori il sensore e vediamo se il valore scende, cosa che dovrebbe succedere ovviamente. Tiro fuori. Ok, ecco, adesso è fuori dalla busta. Come ho detto, ci vuole un po' di tempo affinché l'aria diffonda attraverso i filtri del sensore. Quindi non è proprio appunto istantaneo il cambiamento. Però ecco che ecco, già inizia a diminuire. Ecco, ormai è iniziato a diffondere fuori l'anidride carbonica e c'è nuova aria dell'ambiente che entra dentro. Quindi il sensore tornerà al valore dell'ambiente qui, nella camera in cui sto, che appunto è intorno poco meno di 400 parti per milione. Vedete, continua a scendere. Che c'è, amici? Non ti va bene? 307, 309, 390, sì. Ed ecco, fondamentalmente è questo il valore della concentrazione di anidride carbonica nella camera. Su, su- Sui 300 ppm.
e vedete oscilla il valore perché naturalmente, naturalmente come tutti i sensori e gli strumenti di misura è soggetto a delle fluttuazioni. Eh, ecco, dai, più o meno ho detto tutto quello che dovevo dire, penso. Ecco, 300, sì, le sue fluttuazioni. Anche perché in questo momento sono abbastanza vicino con la bocca al tavolo e al sensore e quindi parlando emetto l'anidride carbonica con la mia respirazione e a volte colpisce il sensore, altre volte no, e di conseguenza fa cambiare un po', cioè fa oscillare il valore. E va bene. Quindi MHZ 19. Quindi se vi interessa, appunto metto sia lo sketch di Arduino che le caratteristiche del sensore, eccetera. Poi potete chiedermi, insomma, come sempre, fatemi le domande sotto al video eh, per quello che ne capisco rispondo. Ok, ciao ciao a tutti.